Questa è senza dubbio la ricetta più diffusa per quanto riguarda le conserve in Italia. Con questo stesso sistema si possono fare anche i carciofini, i funghetti, i peperoni. Ma andiamo subito alla ricetta. Una bella pentola capiente, bisogna fare 2 parti di aceto e 1 parte di acqua, quindi 1 litro di aceto, mezzo litro di acqua. Parliamo di aceto bianco, quello comune, mi raccomando queste dose, 2 parti di aceto e 1 parte di acqua, è importantissimo perché sarà quella che farà da conservante e da antibatterico per le nostre melanzane. La mettiamo sul fornello con dentro una foglia di alloro e un cucchiaio raso da minestra di sale. Mentre bolle prepariamo le melanzane. Io ho 3 belle melanzane grosse, verranno fuori 2-3 vasetti secondo la grandezza del vaso. Bisogna pelarle, quindi usate un coltello come faccio io oppure un pelapatate, quello che volete, e tiriamo via tutta la buccia. Come dicevo, con questa stessa ricetta si possono fare anche tanti altri tipi di verdure, però bisogna stare molto attenti a 2-3 passaggi che ora andiamo a vedere uno alla volta, ma è molto facile da fare. Dobbiamo tagliare le nostre melanzane, scegliete di tagliarle come volete, però devono essere un po' consistenti, potete farla a cubettoni abbastanza grossi oppure a listarelle tipo le patate fritte, però vedete lo spessore è 1 centimetro abbondante, centimetro e mezzo, faccio come dei bastoncini, poi li taglio a metà, deve essere un po' consistente perché sennò dopo il trattamento nell'acqua e nell'aceto vengono strizzate, insomma eccetera, vediamo tutta la ricetta e dopo non vi resta attaccato niente, quindi la melanzana contiene molta acqua, quindi bisogna un attimino lasciarla un po' grossa senza esagerare ovviamente. Mettiamo in un contenitore tutti i nostri bastoncini di melanzana belli tagliati. Nel frattempo la nostra pentola con l'acqua, aceto e l'alloro sarà andata in ebollizione, vedete gli manca poco, quindi ora appena inizia a bollire dobbiamo mettere dentro le nostre melanzane, manca giusto 1 minuto, quindi io mi preparo quello che servirà dopo per scolare le melanzane, ovvero uno scolapasta e una pentola. Bolle la mia soluzione, dentro tutte le melanzane, se non ci stanno tutte lo fate in 2 volte, però di solito calano molto dopo qualche secondo che sono nell'acqua, quindi se le schiacciate un po' ci stanno. Attenzione, questo passaggio è molto importante se volete che vi durino molto nei vasetti. Una volta che avete messo dentro tutte le melanzane nella pentola, con un mestolino, un ragno, un attrezzo qualsiasi, questo qui è l'ideale secondo me, le schiacciate un po' e le mischiate un pochino. Il fuoco a manetta deve essere al massimo, dovete stare attenti perché appena rincomincia a bollire calcolate 1 minuto preciso di orologio e tirate via la pentola dal fornello, quindi da quando inizia a bollire 1 minuto di ebollizione mischiando e tirate via la pentola dal fornello. Ora vanno subito scolate, quindi con un mestolino vanno tirate su, non scolatele, non buttatele con tutta la pentola nello scolapasta, fate così come sto facendo io, così se ci sono eventuali impurità, i semini eccetera restano nella pentola. Questa cosa di sbollentare le melanzane è importantissima se non volete che vi venga il mal di pancia, che vi vada male tutto, è importantissima perché vedo delle ricette dove lo fanno a crudo, no signori, con i batteri non si scherza, anche perché poi dopo buttate via tutto il vostro lavoro, le vostre melanzane. Quindi ora che abbiamo messo le melanzane nello scolapasta ci va sopra un piattino piccolino, la stessa pentola di prima, ho usato solo una pentola per fare questo lavoro, la riempiamo di acqua e ce la mettiamo sopra che fa da peso, la pressa per 2 ore, 2-3 ore, anche se fa 3 ore non gli fa mica male, in maniera che tramite lo scolapasta tutto il liquido in eccesso delle melanzane, l'aceto eccetera passi nella pentola sotto che potremo buttare via. Sempre nella stessa pentola e anche con la stessa acqua ci metto dentro 3 vasetti, ne basteranno 2 ma ne metto 3 per sicurezza, e i coperchi. Bisogna farli bollire, si porta ad ebollizione l'acqua, si fa bollire 1 minuto e poi si tirano via. Nel frattempo io vado avanti ad asciugarmi le melanzane. Ora sono belle pressate, però vedete che sono un po' lucide, un pochino di acqua ancora tra una e l'altra ce l'hanno. Allora cosa faccio? Prendo un canavaccio da cucina, mi raccomando, di cotone bello fresco, bello pulito, e ci metto sopra le mie melanzane, così le posso asciugare anche esternamente, molto meglio di come sono. Più sono asciutte e meglio è. Potete anche lasciarle lì un'oretta, non succede niente. Con un panno le tampono per tirare via l'acqua d'eccesso. Poi c'era la mia vecchia foglia d'alloro, la buttiamo via e andiamo avanti. I vasetti e i tappi
hanno bollito per più di un minuto, quindi ora li posso tirare via, sono caldi, quindi li lascio così che si asciugano in un attimo. Sempre nella stessa pentola, vi ricordo che questa pentola ha bollito, quindi è sterilizzato, anche l'acqua che c'entra è pulito, quindi la butto via e condisco le melanzane. Questo è un lavoro fatto per semplificare, perché io condisco già le melanzane invece che condirle nel vasetto, così almeno il condimento e tutti gli aromi si distribuiscono uniformemente. Quindi metto le mie melanzane belle asciutte dentro nella pentola che è sterilizzata, perché ha bollito per far bollire i vasetti. Ora gli aromi, ci potete mettere quello che volete, ma la tradizione dice che ci va l'aglio sicuramente, è anche piuttosto abbondante, potete mettere dentro gli spicchi interi tagliati a metà, a fettine, oppure lo potete tritare. L'aglio è un antibatterico naturale, quindi non necessita di essere scottato quando viene aggiunto dentro nelle conserve, mentre invece il peperoncino sì, se usate il peperoncino crudo lo dovete scottare insieme alle melanzane, altrimenti a questo punto usate quello secco. Io ne metto 2 perché la melanzanina piccantina ci sta, che è una meraviglia. Ricordatevi questa cosa del peperoncino fresco, di non metterlo dentro se non è stato scottato con le melanzane, perché è acquoso il peperoncino e vi fa andare a male tutto il vasetto. Aggiungiamo anche dell'origano, se volete metterci anche dei grani di pepe dell'alloro fresco lo potete mettere, e ci mettiamo 2-3 giri di olio extravergine di oliva. Mi raccomando l'olio, perché la melanzana sott'olio, se l'olio non è buono, che melanzana viene fuori? Olio buono. Ho visto fare con l'olio di semi, non è che sono tanto d'accordo, però vabbè, se volete usare quello di semi usatelo. Ora le melanzane sono belle condite e le mettiamo nei vasetti, devono essere un po' schiacciate, ben distribuite, deve esserci dentro meno aria possibile. Me ne sono venuti 2 bei vasetti e sono abbastanza grandi anche, ma ora dell'autunno di vasetti ne farò a voglia se ne faccio. Ora ci metto sopra un po' alla volta dell'olio d'oliva, perché bisogna andare a riempire tutti gli spazi di aria vuoti che sono rimasti all'interno dei vasetti. Quindi con una bacchetta di legno, con un stuzzicadente lungo, con il dietro di un cucchiaino, andiamo a muovere un pochino le melanzane, a fare in maniera che l'olio vada sotto. Mi raccomando, se utilizzate gli attrezzi come questo qui oppure un cucchiaio eccetera, fate in modo che siano passati dentro nell'acqua bollente, in maniera da non portare eventuali batteri all'interno dei nostri vasetti. Quattro colpetti per assestare un po' le melanzane in maniera sempre che l'olio scenda bene e vada a riempire tutti gli spazi, poi alla fine un ultimo goccio di olio sopra per coprire le ultime melanzane. E ora le nostre melanzane sono pronte, le possiamo conservare in cantina per un anno intero e gli mettiamo sopra anche il bel cappellino che gli ha fatto la mia zia. Infatti questo è il mio primo vasetto che produco quest'anno e lo regalerò alla mia zia, che mi ha fatto un mucchio di questi bellissimi cappellini all'uncinetto.